Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Quando parliamo della fine del Regno Longobardo, di quel 774 e della calata di Carlo Magno, spesso gli amici residenti nell'allora Langobardia Minor ci fanno presente come la tradizione longobarda invece nelle loro terre prosegua ben oltre, e criticando anche il fatto che noi invece dedichiamo il nostro operato divulgativo solo agli anni del Regnum. È una scelta, siamo del nord, addirittura dell'estremo nord-est, capiteci. Una cosa che però spesso compare nei commenti relativi alla caduta del Regno Longobardo è la tendenza a vedere una cesoia nettissima, i Longobardi scompaiono secondo alcuni con l'arrivo di Carlo Magno, un lunghissimo buco storiografico, sempre nella percezione comune, non parliamo degli studi specialistici, e poi la ricomparsa della questione del nord Italia ai tempi quasi del Barbarossa. Ma cosa succede quando i Longobardi vengono sconfitti? Dove vanno i Longobardi se vanno da qualche parte? E prendiamo un caso molto specifico e peculiare, come quello del Ducato del Friuli, uno dei ducati più importanti del regno. Come si evolve la sua storia negli anni successivi? Come sempre, bentornati sul canale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Aiuta tantissimo l'operato della Fara. Se poi foste molto generosi, in descrizione al video trovate come diventare Patreon e abbonati per avere video in anteprima, magari qualche dietro le quinte, e supportare l'operato dell'associazione che, ricordiamo, non è solo questi video, ma soprattutto la parte didattico-ricostruttiva e divulgativa che ci porta quindi dal lavorare nel bosco a ricostruzione delle capanne, a lavorare in laboratorio alla ricostruzione dei corredi, a portare i nostri corredi in tutta Europa. Veniamo all'argomento di oggi. Nel 774, dicevamo, Carlo Magno schiaccia il regno longobardo e lo annette, diventa Rex Langobardorum. Nel 776 c'è un ultimo tentativo di insurrezione da parte dei Longobardi dell'Austria, cioè del nord-est d'Italia, guidati da Rotgaudo o Rotgauso, ultimo duca del Friuli, ultimo duca cividalese, rivolta che finisce malissimo e si conclude con la grande sconfitta sul Livenza, allora probabilmente reale confine del ducato del Friuli, oggi in Veneto, il Livenza. Ma cosa succede dopo? Sì, perché come dicevo nell'intro al video, capita spesso, discutendo online con chi incontra i nostri video magari per caso e non perché è appassionato dell'argomento, che si arrivino ad affermazioni veramente buffe, come i Longobardi sono arrivati con famiglie e armenti e se ne sono andati. No ragazzi, i Longobardi non sono andati da nessuna parte. Quando perdono la guerra, restano qui, rimangono l'ultimo tassello etnico delle composite identità italiane. Non vanno da nessuna parte, fanno parte della nostra eredità, tanto quanto gli adorati romani o le popolazioni preitaliche. Eppure c'è questa percezione, il regno longobardo finiscono i Longobardi. Serve a poco che noi spieghiamo che per secoli la gente si dichiarerà di stirpe longobarda, di legge longobarda, dimostrando addirittura quanto fosse avanzato il processo di fusione fra i Longobardi e gli autoctoni alla fine dell'VIII secolo e alla fine del regno. Ma perché è così facile credere che scompaiano i Longobardi? Beh, in buona parte è perché, almeno a mio personale parere, i veri secoli bui dell'Alto Medioevo italiano non sono quelli dei Goti e delle guerre greco-gotiche o i 200 anni del Regno Longobardo, sono i 200-300 anni successivi. Sono quel momento in cui, allora sì, per la prima volta i particolarismi della penisola spezzano definitivamente le possibilità di una qualche unità politica, anche se magari parziale. Sì, perché anche questo accade. Ai Longobardi si dice che sono la causa della divisione dell'Italia, che è colpa loro, eccetera, eccetera. Quando in realtà le grandi divisioni, lasciamo stare i macroblocchi longobardi e bizantini col Papa nel mezzo, le piccole divisioni, le divisioni però sparse in tutto il territorio, quelle che caratterizzeranno la storia italiana, quelle vanno a svilupparsi proprio in quel periodo di mezzo fra la fine del regno, la dominazione carolingia e quella cosa strana che succede dopo al Regno d'Italia.
Sì, perché il Regno d'Italia non finisce con i Longobardi. Come abbiamo detto, Carlo Magno diventa Rex Langobardorum e i suoi successori saranno re d'Italia. E allora come si arriva poi, quando appunto i libri di storia, parlo della scuola dell'obbligo, rincominciano a riraccontare la storia medievale e improvvisamente siamo pieni di comuni, di comunità, di signorie più tardi? Come si arriva a questo passaggio? Beh, si arriva attraverso un lungo percorso di disgregazione del potere pubblico che nulla ha a che fare con la colpa dei Longobardi. Prendiamo l'esempio del Friuli. Uno, perché lo conosciamo, e due, perché è talmente diverso rispetto a quello che succede nel resto d'Italia che spiega due cose. Due, perché suoniamo sempre alieni al resto d'Italia. Siamo quella cosa strana, un po' slava, un po' austriaca là nell'angolino. Quando non siamo veneti. E due, potrebbe funzionare come ottimo termine di paragone se nei commenti voleste farci sapere se siete interessati ad approfondimenti su altri contesti geografici e su come questo periodo di transizione post-longobardo si sia svolto in quei contesti. Fatecelo sapere. Allora, il periodo appunto longobardo in Italia finisce nell'Italia del Nord, nella Langobardia Maior, finisce con la fine del regno, il 774. In Friuli abbiamo anche l'insurrezione del 776. Ne abbiamo dedicato un video intitolato, se non sbaglio, L'ultima cavalcata dei Longobardi, che trovate nel canale se cercate. Ecco, lì si interrompe l'autonomia politica di quello che era stato il ducato più antico e uno dei più potenti, che aveva dato re d'Italia Longobardi, nonché originariamente fondato dalla stessa dinastia di re Alboino da suo nipote Gisulfo. Ecco, si conclude l'autonomia politica di questa realtà, il ducato di Forum Iuli, cioè di quello che diventerà il Friuli. In questo contesto, proprio a causa dell'insurrezione contro i Franchi, il Maglio carolingio colpisce forse più forte che altrove e sostituisce immediatamente la leadership, istituendo cioè una marca, quei territori di confine caratterizzati da una particolare militarizzazione perché esposta agli attacchi esteri. In più, il controllo di questa marca sembra molto confuso nelle fonti. Abbiamo la coesistenza di termini longobardi e franchi come duca e conte, ma anche la coesistenza di termini franchi che dovrebbero significare cose diverse, il conte e il marchese. Quello che sembra palese è che in questo periodo storico la marca del Friuli, che ricordiamo poi viene estesa, arriva fino a Verona, tanto che nelle fonti più tarde si giunge a definire la marca di Verona quando sarebbe stata la marca di Verona e d'Aquileia, ma siamo abituati a essere dimenticati. In ogni caso, questa marca sembra essere caratterizzata più che altrove da un controllo fortemente centralizzato da parte dell'impero, se vogliamo semplificare, in un'ottica militaristica verso l'esterno dei confini e di controllo verso l'interno, perché comunque nei decenni successivi ci saranno tentativi di insurrezione o di presa del potere da parte delle frange longobarde della popolazione ormai autoctona. Ci troviamo quindi in un contesto che controlla il territorio, che lo usa come scudo e ponte per gli scontri prima con gli Avari, poi con gli Slavi e molto più avanti, quando mai il mondo carolingio sarà tramontato, con gli Ungari, e ne caratterizza l'evoluzione successiva. Sì, perché ad esempio se noi guardiamo all'interno della sola Marca l'evoluzione di quello che poi diventerà il Friuli storico e di quei territori che invece gli sono vicini ma che apparterranno a un'altra evoluzione storica, pensiamo a Treviso ad esempio o alle altre città della parte veneta, ecco che notiamo che mentre in quei contesti la dimensione cittadina, la presenza di potentati locali piano piano cresce, nel contesto dell'antico ducato longobardo sembra che questo sia reso impossibile da due fattori. Il primo è quella centralizzazione militaristica nella gestione del territorio e delle forze armate sul territorio di cui abbiamo parlato, e dall'altra c'è la contemporanea ascesa di un potere che ha un sapore più tedesco che italiano, cioè quello dell'autorità patriarcale del vescovo di Aquileia. Nel mezzo, fra questi due poteri, rimane poco spazio per i potentati locali. Anche lo stesso fenomeno dell'incastellamento, da studi molto recenti, vi lascio in descrizione una bellissima tesi sull'argomento, tra l'altro una tesi di dottorato. Ecco, anche la versione dell'incastellamento viene vista in un'ottica che non favorisce in realtà
la creazione di famiglie potenti o potentati locali, quanto piuttosto il legame delle famiglie locali di una certa rilevanza con l'autorità religiosa, che poi vedremo diventerà anche politica. Quindi, di fronte a un ducato longobardo per l'epoca coeso, forte, strutturato, ci troviamo di fronte a una marca militarizzata, strutturata e sfruttata in quest'ottica, e in cui le uniche concessioni di potere vengono date all'autorità ecclesiastica. Forse, proprio come poi succederà in Germania, per l'impossibilità di rendere dinastico questo potere, vista la natura appunto religiosa dell'istituzione patriarchina. Negli anni però che vanno fra la fine dell'VIII secolo e il 1077, il 3 aprile del 1077, cioè l'investitura ufficiale del patriarca di Aquileia come principe del Friuli, ecco, in questi secoli di passaggio vediamo una lenta transizione in cui all'inizio la presenza del marchese o conte o di entrambi si fa sentire molto, ma impedisce appunto l'evoluzione, lo sviluppo di attività e identità cittadine molto forti o di signorie, proto-signorie particolarmente interessanti, schiacciate sotto questi due poli. La cosa che spesso ci si dimentica è che però questa marca orientale, che oggi noi siamo abituati a vedere come lontana, in realtà continuava a essere centrale nelle dinamiche di quello strano sacro romano impero germanico spezzato, conteso fra i discendenti delle famiglie carolinge e poi fra i vari nobili che potevano aspirare al titolo imperiale. Quella marca rimane fondamentale, così fondamentale che a un certo punto nel 915 d.C., il marchese del Friuli, Berengario, che per questioni logistiche aveva spostato la sua sede da Cividale a Verona per essere più vicino al centro del regno, ma che comunque fino a quel momento lì aveva avuto sede ancora a Cividale, ecco, Berengario diventa re d'Italia prima e imperatore del Sacro Romano Impero, Berengario del Friuli, una cosa inconcepibile nei secoli successivi, in cui appunto il Friuli diventa periferia della penisola italiana e molto più legato al mondo oltralpe. Berengario non è un longobardo, Berengario appartiene all'elite dell'impero franco, appartiene però a una dinastia, quella degli Urochingi, appartiene però a una dinastia, quella degli Urochingi, che si costituisce proprio in relazione alla sua funzione di marchese del Friuli. Quindi abbiamo veramente la dimostrazione che gli equilibri di questi secoli sono per noi, che guardiamo comunque la storia con gli occhi filtrati dalla percezione contemporanea, veramente difficili da immaginare. Il suo non sarà né un regno né un impero facile, sarà sempre conteso, dovrà continuare a combattere, ci sarà il suo omologo Spoletino a tentargli di rubargli il trono, ma anche i discendenti di area tedesca con cui combatterà, si scontrerà, anche quelli di area provenzale. Sarà veramente un periodo complicatissimo e che spero tra l'altro che l'amico Marco Cappelli racconti con dovizia di particolari quando arriverà a questo punto del suo podcast Storia d'Italia. Ma non è questo l'oggetto del nostro video. Quello che ci interessa è appunto questa lenta evoluzione da quello che era il Regnum Langobardorum e i ducati, in particolare il Ducato del Friuli, a qualcos'altro. Quindi in questa fase comunque continuiamo ad avere un Regno d'Italia, certo calato all'interno della complessa dinamica del Sacro Romano Impero, ma progressivamente, piano piano, in maniera diversa, i poteri di questi re d'Italia e degli imperatori verranno erosi. Abbiamo detto che la realtà friulana è una realtà anomala, in cui le città non sviluppano particolare autonomia, in cui le famiglie potenti non riescono a raggiungere i livelli di altri contesti in Italia, ma nel resto del nord Italia invece sappiamo che c'è una progressiva erosione del potere pubblico imperiale o regio a favore delle cosiddette, con un anacronismo storico, autonomie locali. E intanto in Friuli cosa succede? Beh, in Friuli progressivamente invece continua a consolidarsi l'autorità patriarchina del patriarca di Aquileia, che non risiedeva ad Aquileia, ormai degradata piccolo borgo rurale, risiedeva a Cividale, ormai già dal VII secolo longobardo. C'è un video anche al riguardo sullo scontro fra Duca, Gastaldo, vescovo di Cividale e vescovo di Zuglio sulla sede cividalese. Detto ciò, a un certo punto il momento di, se volete, non ritorno nella gestione del territorio è quello proprio appunto del 3 aprile 1077. L'imperatore Enrico IV,
quindi siamo veramente nel pieno Medioevo, si trova all'interno di quella complessissima trama di relazioni e di bilanciamenti di potere che è nota alla storia come lotta per le investiture. Durante la lotta per le investiture, a dargli supporto, a permettergli ad esempio una via di ritorno in Europa continentale dopo l'episodio di Canossa, è solo il patriarca di Aquileia, Sigeardo. Negli anni e nei decenni immediatamente precedenti a questo fatto, l'autorità del conte del Friuli era andata tra l'altro progressivamente spogliandosi di valore, in realtà faceva quello che il patriarca era d'accordo nel fare. C'era stato un periodo anche di controllo del territorio successivo alla fase appunto di Berengario I del Friuli, in cui il territorio finisce addirittura per essere parte o del Ducato di Baviera o di quello di Carinzia. C'era stato quindi uno spostamento del potere, una riorganizzazione e un attestarsi dei confini probabilmente amministrativi del Friuli vero e proprio, più simili a quelli del vecchio ducato longobardo e non della grande marca carolingia, più simili quindi a quei confini che si avvicinavano a Livenza e che poi progressivamente rientreranno quasi in quelli della odierna regione Friuli e Venezia Giulia, tolta la Venezia Giulia. Cosa succede in quel contesto? Grazie all'aiuto di Sigeardo, appunto, l'imperatore può risalire e in realtà, riconoscendo un percorso che si era già strutturato proprio in questi secoli post-longobardi, gli viene attribuito anche il titolo di amministratore del bene pubblico. Diventa il suo un potere temporale. Nasce quella che poi verrà definita per quasi 400 anni successivi la Patria del Friuli, un'istituzione autonoma, uno stato gestito da un principe vescovo, quindi una realtà molto simile a quella che troviamo nel mondo tedesco e quasi completamente ignota invece al mondo italiano, che rimarrà indipendente fino all'inizio del XV secolo e allo scontro con la ormai preponderante potenza di Venezia, che conquisterà anche la Furlania. Questo però, questo ultimo atto, il 1077, quasi 300 anni dopo precisi dall'ultima insurrezione longobarda, mostra un percorso di evoluzione della gestione del territorio che al suo interno poi arriva a ricomporre quell'unità territoriale che era stata proprio del ducato, portando con sé anche un'eredità culturale che proviene anche dal periodo longobardo. A questo poi si sommerà l'arrivo di nobiltà invece d'Oltralpe. Molti dei nostri castelli basso-medievali, eccetera, hanno nomi italianizzati o friulanizzati dal tedesco. Pensiamo a Ravistagno, la Rocca dei Corvi, o a Partistagno, o a Gronumbergo, dimostrando quindi un'orbita del patriarcato di Aquileia molto vicina all'Oltralpe, ma con un piede in Italia. È così quindi che si evolve la realtà post-longobarda in questo lembo di nord-est che per tutto l'Alto Medioevo sarà fondamentale nella lotta agli Avari, nella lotta agli Ungari, nella lotta agli Slavi, e che però comincia a distanziarlo da quello che invece sarà la storia del resto del nord Italia. Sperando di avervi incuriosito, vi ricordo che questi sono sempre dei flash sulla storia del passato, in un quarto d'ora, 20 minuti, che è poi la formula che YouTube favorisce, che l'algoritmo favorisce. Non possiamo approfondire troppo gli argomenti, ma trovate sempre in descrizione come approfondirli, riferimenti spesso liberi, ad esempio la tesi è di liberissima consultazione, la tesi di cui vi parlavo, e se avete domande più specifiche siamo sempre a disposizione nei commenti e magari per un prossimo video. Alla prossima e mandi!